tutti ragazzi miei belli, bentornati in questa nuova live. Ci risiamo, però questa volta ci risiamo per l'ultima volta perché quest'anno finirà il campionato Room appunto su Race Room e ehm, oggi andremo a correre con le Super Turismo, quindi gran finale di questo campionato, che se è stato un campionato molto sottotono, auto aperta, quindi non c'è bisogno insomma di continuare a usare sempre la stessa auto, quindi la Volvo. Siamo liberissimi di scegliere la macchina che ci pare. Ripeto, è stato un campionato un po' sottotono perché un po' dopo l'aggiornamento, come ho ribadito mille volte, è stato campionato che raramente sono finito nella top 10. Da quando c'è stato questo aggiornamento di Race Room, sinceramente non riesco a capire cosa sta succedendo. Non riesco a entrare in feeling proprio con il gioco stesso, con il simulatore o con il volante. Non riesco veramente a capire, quindi sto ancora cercando di... Ho fatto qualche modifica e diciamo che ehm, nell'ultimo evento non è andata proprio malissimo, però comunque è lontanissimo dai primi. Per carità, l'allenamento non è tantissimo, però comunque c'è gente che non si allena e va molto più forte, quindi... Allora, andiamo a vedere la live di Mapo, quello che sta succedendo. Vi do l'elenco, quindi oggi si corre con le Super Touring. Ancora sto pensando che macchina si può scegliere perché comunque la Volvo mi sta dando qualche grattacapo. Vorrei provare un'altra macchina oggi. Tanto fondamentalmente già il campionato è compromesso, quindi si potrebbe fare anche fondamentalmente un test, no? Allora, circuiti possibili. Hungaroring. Circuito che conosco benissimo, però non ci corro praticamente da quando avevo poca barba e ci correvo con le Formula 1 su, se non sbaglio, R Factor 1. Poi Hockenheim, che conosco molto bene, Red Bull Ring, circuito che mi piace molto, ma ci ho mai vinto, e Monza. Benissimo. Vediamo qual è la prima gara scelta. Una cosa che fondamentalmente mi chiedo, perché non... tutti questi campionati che abbiamo fatto, non facciamo qualcosa di alternativo? Come fondamentalmente ho fatto anche io il mio primo campionato che ho organizzato qui in Umbria. Credo che sia stato molto probabilmente il primo campionato di sim racing in Umbria, organizzato nel pub in cui collaboravo che si chiama Level X55 e c'erano una decina di persone. È stata una bella selezione perché comunque non volevamo che partecipassero, insomma, un po' tutti. La selezione è stata molto stretta perché ho voluto che partecipassero non solo persone che avessero un minimo di passo, ma che fossero anche persone con esperienza, quindi non facessero danni, persone che creassero problemi nella pista. E quindi feci questo campionato che credo nel 2018, un paio di anni prima della pandemia, è stato un bel campionato e tra l'altro ho vinto con Project Cars 2. Allora, prima gara, Hungaroring. Temevo, cioè, fondamentalmente su quattro piste c'è sempre una che deve rompere le scatole. Porco cane, una che odio. Cioè, non è che odio, ma fondamentalmente non ci corro da una vita e ho pochissimo allenamento perché chi ci corre mai all'Hungaroring? Che è anche fondamentalmente una pista abbastanza noiosa. Allora.
Io stavo pensando, no? Dato che comunque l'Hungaroring è una pista molto stretta, magari serve anche un'auto che abbia una buona trazione. Ma Dio, non voglio rischiare, so. E cominciamo allora questa tappa finale del campionato, già che fondamentalmente faccio abbastanza pena e anche cambio auto è alla fine. Ormai che ieri qualche giretto l'abbiamo fatto col Volvo, quindi tanto fondamentalmente Your exit looks clear. Stay behind the line. Okay, Eric, we've got 13 minutes to settle up. cambiare l'assetto del superturismo cambia pochissimo, almeno della Volvo, le prestazioni. Right side, libero. Abbiamo un po' di vantaggio. Che mannaggia sotto sterzo. Guarda quanto ho perso. Left side, libero a sinistra. Cinque minuti al termine. That's your best lap in the session. 6-4 decimi sopra il passo attuale. Record nell'ultimo settore. Anche qui si poteva guadagnare tanto. Insomma, La sessione è terminata in questo momento, quarta posizione. voglio dire, tutti che si lamentano. E io non la voglio la laguna. Un secondo meglio. Stiamo parlando, magari potessi averla io la laguna. 20 minutes. Okay, Eric, get ready. Te lo consiglio vivamente. Gloria, green, green, green. Ci di partita a bomba con l'Audi. Car right. Right side's clear. Clear right. Dietro abbiamo pannelli, quindi siamo attentissimi. Purtroppo è uno dei pochi simulatori che non ho mai provato automobilista. Però credo che automobilista sia molto più simulativo di questo.
Still there, clear left. Left side. Still clear left. C'è adesso libero a sinistra. Gara pure qua, eh? Però loro escono meglio. Sta prendendo il largo. Sfida 3 praticamente. Sicuramente sarà impossibile superarlo. Fatica col freno, ho impostato anche una curva un po' aggressiva. Infatti blocco troppo spesso. Sì, perché ho portato delle modifiche alla pedaliera sul freno e ora mi ci ritrovo poco. Cioè sono passato da un estremo all'altro. Prima non mi frenava poco, adesso mi frenano troppo. Poi la Volvo è tendente molto al sottostarsi, quindi infatti come si può vedere la Volvo le prende un po' dalle altre, anche l'Audi che nonostante sia 4x4 poi la
sinistra. Un po' più sul posteriore. Niente. Left side, clear left. Grazie Fra. Già. Potrei, ma mi sta mettendo un po' in crisi questo freno. Infatti mi manca la gamba. Niente. Ce l'hai a destra. He's still there. Libero a destra. Non frena come vorrei. Nonostante metto sull'anteriore, sul posteriore la ripartizione mi blocca davanti. On your right side's clear. Mai fare modifiche prima della gara. Lo so, ma purtroppo ho messo una curva ad S. Ho messo una curva ad S della ripartizione del freno e quindi non è progressiva. Quindi è difficile abituarsi. Adesso bisogna mollare molto di più il freno. Right, clear right. Devo riprendere il ritmo. Sto un secondo sopra il mio tempo. Ce l'hai a sinistra. Clear left. Fortunelli mi campina. Purtroppo non tantissimo. Non mi dice tantissimo. Da quando ho comprato questo C-Magic purtroppo sono rimasto un po' delusivo, diciamo, perché mi ha sempre comunicato poco, specialmente adesso che ho formattato il profilo. On your left. Still there. È ancora lì.
Sì, ma porco cane. Non è un autoscontro, Okay, Eric, the next car is car number 11. Their rating is 2.3. Ho l'anteriore sinistra in crisi. Devo abbassare la temperatura, non lo so. Ma guarda, sinceramente prezzo qualità il Moza secondo me è imbattibile. Questo costa tanto e The gap to car number 30. behind is now 1 secondo e 1. specialmente al pedaliere sono rimasto delusissimo. Quanto manca? 5 minuti. 4 litri abbondanti. Purtroppo quando comincia a scaldarsi l'anteriore non ci capisco più niente. incident in sector 1. Sector 1 is yellow. Guarda. Sembra il problema che ho avuto qualche tempo fa, che Alright, Eric, 5 minutes to go, 5 minutes left. bloccavo sempre l'anteriore e quindi devo mettere tutta la ripetizione posteriore, ma dopo non mi frena più. Guarda che lavoro. Guarda quando perde questa curva. Ho preso un po' di distacco da Manfred. Mamma mia che tempi alti.
questa pista Slow dà down a bit if you don't want a penalty. penalità proprio. Mi sta un po' più stretto, secondo me. 2 minuti al termine. Questo anticipo troppo. Questo anticipo troppo. Non riesco a farlo quello che ho troppa paura di arrivare lungo. Yellow flag, sector 3. Strano che il mappa non è nella top 10. Sector 3 is green. Ah no, Ultimo chissà. giro, questo è l'ultimo giro. Nella prima curva riesco a stare sotto i 2 decimi, dopo perdo tutto il restante. Okay, Eric, your oil temperature's getting a bit high. Ma sicuramente ogni consiglio è ben accetto, perché questo è il terzo campionato che faccio con le Super Turismo e non riesco a capirlo. Ho sempre corso con le Gran Turismo. Non sembra, ma sono complicate come auto, eh? Pins took the win. Quarta posizione, gara finita, ben fatto, niente male. Ti aspettiamo ai box. È finito. Reno e mollo? E se non... Purtroppo se non molli si blocca. Ha dei freni molto bastardi. Non ti credere, eh? Adesso cambio la modalità di frenata del programmino, perché l'ho messa così la curva di frenata. Alla fine Emma terzo. Guarda, giravano sotto 53. Porco cane. Adesso ho modificato la curva del freno, l'ho messa lineare. Vediamo se cambia qualcosa. Intanto, se non erro, la prossima gara dovrebbe essere Hockenheim, che questa mi piace particolarmente. Quindi sicuramente non farò schifo come su Hockenheim, che non ci ho mai corso. Saranno 10 anni che non ci corro più, specialmente con le Super Turismo. E
non è neanche bellissimo come pista fondamentalmente. Allora, io credo che il server sia partito. Loro dicono che Volvo va forte. Teniamo. Volevo cambiare auto perché... No, perché no? Fondamentalmente sempre col Volvo e non mi ci ritrovo col Volvo perché ha le sue problematiche. Però dare con Honda che mi ci sono ritrovato malissimo in passato, che aveva una frenata tremenda. Comunque era veloce, sì. You're all clear. Stay behind the line. You've got 14 minutes to do the business. Vabbè, fra qualcosa che succede. Capisco che eri molto motivato a prenderti la quarta posizione. V6, mandiamo carburante per un altro giro, attenzione. What's your best lap in this session? You're currently 1 secondo e 7 sopra il passo finale. C'è qualcosa che non va. okay, Eric. 5 minutes to go. 5 minutes left. Perché sto sopra dei 2,50? Vabbè, diciamo che io ero anche un po' in crisi, Quindi tu che andavi forte, io che andavo malissimo, è successo, purtroppo. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. 2 liters left. Questo giro, rientra in questo giro. Che rientro? V3, what's your best lap in Vale. this session? In questo momento sei 1 secondo e 3 sopra il passo. Sì, il secondo è 3. È sempre quello, sempre P4. Però questa volta il distacco è spaventoso. Me la potevo giocare un po' con pelliccioni, ma sarà una gara molto complicata. Perché c'è gente dietro di me che comunque ha il mio stesso passo e se io comincio ad andare in crisi e quindi parte l'ultima gara di questo campionato che è durato ben 5 tappe, come fondamentalmente 20. Minutes. gran parte dei campionati che abbiamo svolto su Racing. Get ready. Dai. Pelliccione porta sempre a bomba questo 4x4, però siamo lì. Rischiamo grosso. Vediamo qual è il loro segreto.
loro segreto che hanno molto più grip, non si sa perché. Vabbè che abbiamo abbassato parecchio le pressioni, quindi i primi giri potremmo faticare, però secondo me con l'avanzare giro dopo giro vedremo i risultati. Yellow flag. Green flag. I benefici, sempre se mi darà benefici, vediamo, magari peggiora la situazione. Sector 2 is clear. Attenzione. Ah, lasciamo perdere. Stavo facendo il giro veloce. Lui è uscito appena dai box. Che cosa ha fatto? Si è messo a fare canizza con me, che stavo facendo il giro veloce. Ma che fai canizza che sei appena uscito dai box? Io veramente. Guarda che grip che hanno. What the hell? Ho sempre detto che ho come la sensazione che il mio Resum abbia una fisica diversa da quella degli altri. Mamma mia, ragazzi. Allora, solo il pensiero mi ha fatto sbagliare di quello che mi ha combinato in questi campionati. Vantaggio attuale di un secondo. It's going to one of incidents. Very technology car number. Their reputation is. 69. Their rating is Ah, porca 1.6. miseria. Ma Freddy ha reputazione 69? Sector 3 is yellow. Ha detto fai attenzione. Lo so, lo conosco bene. Oh. Oh, allora? Che cavolo? On your right. Still there. Hold your line. Ho sbagliato cartello. Still there. Ecco, la cosa che non volevo proprio. Hold your line. Still there. Still there. Yellow flag. Continue. Hold your line. Libero destra. E avere Freddy in mezzo alle scatole. Oh. Ah, ma hai fatto ricordare Julian, da quel momento ho cominciato a sbagliare. Ma brusca, tu mi monti sopra quando freni, quindi tanto brusco non sono.
sarà il mio tallone di Creed. Grazie Mabo. Ho sbagliato marcia. Perché non guidi la Volvo? Guida la Volvo e vedrai come blocca. Comunque insisto col dire che c'è qualcosa che non va. Non so se Raceroom o la pedaliera. Io ho provato tante configurazioni. Non riesco a trovare il bandolo della matassa. Specialmente adesso che si cominceranno a scaldare le gomme. Guarda come mi montano sopra in frenata, quindi non si può dire che frenano troppo. Allora che è la sagra del tamponamento oggi? E 150 kg. Già non riesco a frenare con 60 kg io. Facile per voi con Renault. Volvo è la sagra sottosterzo. Guarda. Vacca. Non gira, non gira. Specialmente frenata. Perché quando freno l'auto va dritta. Non vedo l'ora di mandarla a quel paese questa Volvo perché ho veramente stufato. Libero a sinistra. Non è proprio nelle mie corde uno stile di guida così. Guarda, guarda, guarda. Tu giri e non fa niente, va dritta. Ce l'hai a sinistra. Left side. Still there.
quando invece lo anticipi gira troppo, quindi si trova alla via di mezzo. Bio 12 secondi. Poi io non capisco come fa Bio con la mia stessa auto andare così forte. Freddy un po' in crisi? Perché sto recuperando un pochettino. Still there. Right side's clear. Lungone. Left side. Clear left. Meglio uscire in secondo. Prima si tende troppo a slittare. Forse ho capito il problema, Quando marcia troppo bassa tende a slittare. Quando marcia più alta invece apri prima. Interessante. Vabbè. Che sta succedendo Manfred? Come mai va così piano? Libero a sinistra. Car right. Libero a destra. Proviamo allora a guidare con una marcia più alta.
sarà che ho un bel culo, non lo so. E alla gente piace toccarlo. Cerchiamo di tenerli lontani quei due ragazzacci. Mi piace toccare il mio sedere così tanto. Beh, in questo caso è stato utile che mi ha colpito, che ha perso un secondo. Andava molto più forte di me nella prima metà gara. Un secondo e 2. Evitando di fare errori. Yellow flag, sector 2. Sector 2 is now green. Benzina precisa. Temperature ci stanno. Imparato anche a frenare. Guarda quanto sono sotto se uso le marce alte. Last lap. Cioè pelliccione 11 secondi, ma ci rendiamo conto? Un secondo a giro. Come si spiega una cosa del genere? Boh. Tanto c'è Bagarra dietro. Mappo e Manfredini se la stanno dando di santa ragione. Quindi meglio stare alla larga da quella coppia.
dai, via. Non ho ancora fatto le sgommate oggi, attenzione. Oggi non ho fatto abbastanza sgommate e questo è inaccettabile per il mio canale. E quindi concludiamo con questo quarto posto molto faticato, ma me lo immaginavo, con un tempo assurdo per un tracciato che fondamentalmente ho sempre dominato, sono andato sempre molto bene. Oh, io non riesco a guidarle questa categoria, almeno questa, insomma, questa Volvo che ha un comportamento molto strano. Buonanotte carissimo, ci becchiamo sul gruppo. Sì, nella Sim Gang. Sì, perché noi siamo della Sim Racing Italy e siamo un bel gruppetto, E appunto stiamo, per chi non lo sappia, organizzando il primo campionato che tra l'altro la prossima settimana avrà la quarta tappa, quindi la penultima. Con questa categoria purtroppo non riesco a tirare fuori tutte le mie performance, o magari anche con questo volante, perché finché avevo il Logitech riuscivo a dominare, e da quando sono passato a questa Ferrari, ma dal punto di vista del prezzo, non tanto insomma delle prestazioni. Quando prima insomma me la giocavo tranquillamente con Alessandro e Emanuel, ora invece mi trovo a battagliare con Mapo, Manfredi, Julian che fondamentalmente lontanissimo. Credo che sì, più di 20 secondi, quasi 30 secondi. Allora, quindi si conclude così il campionato Room, questo campionato del 2006 fatto con Race Room e con diverse altre categorie, tra le quali ripercorriamo quello che è successo fino adesso. C'è stato un time attack per le qualificazioni con questa DMD P20 che era un tipo un prototipo, gara 1 con la Formula Junior, gara 2 con le GT3, gara 3 con le DTM, gara 4 che non ho fatto perché non avevo questa Nissan Skyline 2000 RS, anche se fondamentalmente costava molto poco, però cioè, gruppo 5 è una categoria che non ci corre nessuno, quindi non aveva assolutamente senso spendere questi soldi, anche se pochi. Ed infine l'ultima gara, la gara 5, la tappa 5, che ho visto è Super Touring, quella che abbiamo fatto oggi ovviamente. Io ero 12esimo, ma dato che Bollini non ha partecipato, condividiamo questa schermata. Dato che, dicevamo, io ero 12esimo con 30 punti, Bollini non c'era, Brachetti non l'ho visto, Morelli non l'ho visto, il Fra mi è sempre finito dietro e non ha partecipato a gara 2, Pola Francesco non l'ho visto, Manfredi, eravamo lì, quindi però Manfredi, cioè, ha 28 punti di vantaggio, non credo proprio che... Quindi molto, molto, molto probabilmente ci giochiamo la settima posizione, che tutto sommato, per aver saltato una tappa e aver fatto schifo con le Formula Junior sulla prima gara, dopo sulla seconda gara ho fatto la quarta posizione, quindi anche con le DTM mi sembra che non ho fatto un bel risultato. GT3 imbarazzante, perché ho fatto degli errori veramente da principiante e lì sicuramente si è conclusa insomma la mia possibilità di giocarmi secondo me la posizione anche con Mapo, perché lui è arrivato quinto. Artioli non l'ho visto, quindi molto probabilmente Mapo è arrivato quarto. Noi ci salutiamo e non ne voglio più sentire delle Super Turismo, anche perché partirà un nuovo campionato. Penso che ne posso anche parlare fondamentalmente perché è già uscito e già ci sono persone che si stanno iscrivendo con le GT4, sempre su Race Room, una categoria non estrema, quindi più o meno aperta a tutti. C'è da iscriversi sul nostro server di Discord, ovvero Sim Racing Italy. Già un terzo è andato a ruba e è uscito da un paio di giorni questo campionato, quindi seguitemi su Instagram, anche su TikTok, mi raccomando su YouTube, lì è importantissimo.
con un bel like, una bella sottoscrizione, perché comunque mi serve tantissimo, tantissimo il vostro supporto, perché ho bisogno, insomma, di investire. Se non posso investire, ovviamente no. Rimango fermo sempre allo stesso punto, no? E ci si becca a giovedì prossimo. Ciao a tutti belli miei ragazzuoli, fate tante scassate, sgommate e ci si becca alla prossima. Ciao.